Sì, lo so, non si legge un cavolo. E vabbè, non era importante, no? Veniamo al dunque. ROG Strix Scope 2. Switch ROG NX Snow. In teoria più silenziosi di altri Switch. Allora, all'interno abbiamo la tastiera. Strano, pensavo non ci fosse. E poi uno strato di cartone da togliere. Un cavo USB di tipo C. Poggiapolsi. Sì, la tastiera la vedete per ultima. Gommato qui. Gommato qui. Beh, in realtà è duretto, però sì, una leggera superficie gommata. Tanto quelli in pelle si rovinano subito, quindi... Questa è la plastica. Questa è la parte di sopra. Stavo picchiandolo. Cosa abbiamo qui? Manuale, non si vede un accidente, perché riflette. Questo potrebbe essere un buon punto per gli adesivi. Eccoli. Il bianco sta impazzendo in questo video. Ma il pezzo forte è questo, che vi mostrerò dopo. È il turno della tastiera. Abbiamo la sacchetta Republic of Gamers. E... pronti? Suspense. Rullo di tamburi. Esplosioni. Eccola. Tasti con scrittura un po' da gaming. Ci sta. Oh, nel retro. Decorazione con logo ROG e piedini con doppia regolazione, se riuscite a prenderla. Ecco qua. Tripla se contiamo quella neutra. Rotellina multimediale. E adesso lo so che volete sentire il rumore, vero? Se picchietto il suono è questo. Se vado normale... Black Widow Chromax V2. Ok, andiamo a fare un paragone. Ed eccola accesa. E perché no? Poggiapolsi magnetico. Eccola qui. Fantastica. La cosa fighissima è questa. Non so se la pensate come me, ma avere una barra spaziatrice intercambiabile e al posto della classica righina RGB avere invece il logo ROG, che non si vede, dovrei farvelo vedere illuminato. Facciamolo. Ci sono questi gancetti da cambiare. È un peccato che non ci siano in dotazione pinzette o altro materiale per poter estrarre i pulsanti. Ok, ecco qua, ora posso farvi vedere meglio, levati dalle scatole, il logo ROG che si illumina. Questo è quanto, mi divertirò alla faccia vostra.